Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, benvenuta e benvenuta a tutti i nostri amici. E visto che siamo in Russia e andiamo su una canzone molto antica e tutti gli amici russi saranno contenti, diciamo appunto Dragia, Drusia. Privet, cari amici. Allora Laura, ti spiego questa cosa qua che è molto molto bella. Allora, Smuljanka, che significa l'amoretta o la ragazza della pelle scura, è una canzone cult, quindi una canzone molto, come Davide Cult, no? Una canzone molto antica che era cantata nelle ex Unione Sovietica, è diventata celebre anche grazie a un film titolato Solo i vecchi vanno in battaglia, un classico sovietico del 1973, quindi questa canzone poi è diventata anche parte di questa. Ma figurati Laura che questa canzone è stata scritta nel 1940, quindi l'anno di nascita di mio padre, figurati, ma prima ancora dell'invasione tedesca della seconda guerra mondiale. Originariamente, Laura, questa canzone non era una canzone di guerra, era una canzone romantica e allegra, anche se ambientata in un contesto militare. La canzone racconta di un giovane soldato che incontra una ragazza partigiana, moldava, moretta e affascinante. Lei sta raccogliendo uva quando lui si avvicina a lei e le fa la corte. Allora, era qualcosa di bellissimo. Inizialmente lei timida, ma poi si unisce alla lotta partigiana. Il tono è leggero e ironico, ma dietro c'è sempre quell'aura di romanticismo malinconico. Lui resta incantato di lei, ma lei sparisce dei partigiani e chissà se si incontreranno mai. Insomma, questa canzone riflette molto, diciamo, il romanticismo insieme alla guerra che veniva svolta appunto allora, quando appunto i soldati si incontravano con queste ragazze e si innamoravano in modi semplici, molto, molto romantici, no? E poi nascevano queste canzoni appunto per malinconiche, che credo che anche i soldati quando erano in pausa o altro, insomma, erano veramente malinconici ascoltando queste canzoni, insomma, pensando a quello che andavano avanti, a quello che andavano a fare, Laura. Sì, io credo perfettamente, Davide, che la musica romantica nasce precisamente della sofferenza, della tristezza, della lontananza, di questo tipo anche di guerra che non si sa mai quando finirà e tuo cuore resta impallido sin sapere se arriverà questa persona, se non arriverà e se magari ci sarà qualcuno domani. Bene, noi come sapete cari amici, noi andiamo sempre a riscoprire sempre nuove canzoni. Questa è una delle canzoni più vecchie che andiamo a portare della Russia oggi. Andiamo insieme, andiamo a vederla proprio tratto dal film, Laura. Andiamo, bellissimo. Pronta? Maestro. Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен от винта. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, раскудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, раскудрявый резной. А смуглянка-молдаванка отвечала парню лад:
партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Ай-яй-яй. Товарищ гвардия-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану? Обращайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое. Спасибо. Пожалуйста. Первые у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Wow! Mamma mia, tratto da un film, mamma mia che bello. Guarda, mi sembrava di vedere anche quei film italiani di un tempo, quando cantavano appunto in uniforme, dove appunto magari si partiva militare o altro, ma il tratto, la musicalità russa è quella che ti entra del cuore, è quella che ti fa sentire a casa, è quella che ti immerge in questi sapori, questi profumi di acero, parlano di alberi, parlano di tutto quello che è natura, e amo moltissimo ormai la lingua russa che entra nei nostri cuori da più di 4 anni. Questa canzone è veramente qualcosa di spettacolare, ragazzi bellissimi che abbiamo visto in questo film, ma grandi attori. Con i sottotitoli è ancora più facile inoltrarsi e entrare dentro la cultura russa, soprattutto in queste cose così calte. Immagina quante persone si sono innamorate con questa canzone, quante persone hanno conosciuto una ragazza ascoltando una canzone del genere. Bello riascoltare nel 2025 anche questo, anche questa cultura che entra nei nostri cuori e rimane viva e fa conoscere, soprattutto anche tramite il nostro canale, alla gente che ci vede cosa significa essere russi. Yo ho visto completamente, Davide, la madre Russia adentrada in tutto il mondo, perché come tu lo hai detto, come italiano hai visto una parte degli italiani, io ho visto completamente argentini, colombiani, sudamericani. Perché? Perché ci sono tutti questi strumenti, perché c'è questa ogni fisionomia del loro. Sembrava, se io metto questa con questo, con l'intelligenza artificiale e le metto una traduzione, sembra completamente che era un film da noi, capito? Sì. È molto bello. Hai visto, non lo so se hai potuto vedere la treccia d'aglio, sì, e la treccia di cipolla, tutto quello che era lì messo come lo vediamo film, qua sì. in Sicilia. No, sì. Molto bello, la canzone, il ritmo, perché mi ha portato completamente a tutto quello che ascoltiamo anche noi. Quindi sempre sarà la madre Russia la portadora di tutta questa cultura che ha viaggiato nel trascorso di tanti anni. E immagina, Davide, noi adesso in Davide Cool vedendo un pezzetto del film che sicuramente andiamo a vederlo assolutamente tutto, con sottotitoli. Ormai la lingua russa entra nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, e sembra musica, sì, in tutti i sensi. Anche sì, sentire parlare un russo ti abitui a una lingua, sì, così dolce, cosa che prima credevo fosse diverso, Laura, sì, ti dico la verità. Adesso invece è musica dolce per le mie orecchie. Sì. Come anche i nostri amici russi con lo spagnolo, amano gli spagnoli, amano l'italiano, e quindi credo che questa diversità accomuna la gente, accomuna le nazioni, accomuna soprattutto questa bellissima patria Russia. Cari amici, grazie per essere stati qui, vi abbiamo accontentati anche con un pezzo cult del 1940, con questo film del 1973.
Grazie per essere stati qui con noi, vi abbracciamo forte, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, guardare tutto quello che facciamo, a mettere tanti like su questo video, così lo facciamo diventare virali, così tutti vedranno questo video. Quanto è bella la cultura russa. Come dice Laura, Paka paka! sempre ca. Ciao a tutti!